Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la borsa già intravista nelle slide ed anche nell'immagine di copertina. Prima di passare all'occorrente vi invito come al solito ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, a lasciarmi un like al video e ad attivare la campanella in modo da non perdere nessuno dei miei contenuti. Oltre a questo vi invito come al solito a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Passiamo subito all'occorrente per realizzare questa bellissima bag. Inizierei con manici in bambù semicircolari, queste nello specifico misurano 15 cm x 12 un fondo borsa 30 x 10 cm, ago da lana, una manciata di marker e due tipi di uncinetto, 2,5 e 5. Una bella stoffa per foderare la borsa qualora vogliate foderarla. Questo modello può essere tranquillamente non foderato. Come sapete io sono un po' precisina e quindi la fodererò. E poi grande star, cordino. Questo cordino in realtà è una fettuccia tagliatella piatta di questo meraviglioso blu marino, è un blu molto intenso. Tutto naturalmente in palette. Passerei subito al tutorial. Inizieremo questa borsa partendo dal fondo. Vi farò vedere l'avvio, l'aggancio ed il punto su quest'altro fondo che è esattamente identico a quello che avete visto prima, quello celeste, cambia soltanto il fatto che ha gli angoli un pochino più pronunciati, ma per il resto è assolutamente identico, è proprio una formalità che stia usando questo. Dunque, un'altra piccola precisazione, io utilizzerò 2 capi di filo, quindi lavorerò questa borsa con il filo doppiato, quindi 2 capi del filo come fossero uno. Quindi per comodità ho aperto 2 rocche, quindi da lì andrò a prendere il mio filo. L'inizio però sarà soltanto ad un capo, perché comunque dobbiamo andare ad agganciarci a questi forellini. Già andiamo a prendere l'uncinetto 2,5 per questa fase e quindi 2 fili sarebbe un po' complesso farli passare, quindi inizieremo da un filo soltanto. Creiamo il nostro cappietto, ci andiamo a inserire, vedete io ho già marcato questo punto per rendervi più semplice il conto dopo, quindi andiamo a specchio, contiamo 3 e 3, nel punto centrale ci andiamo ad inserire con l'uncinetto. Facciamo passare il cappio, ecco fatto, e a questo punto ci inseriamo direttamente nel foro adiacente con l'uncinetto. Prendiamo il filo da dietro, lo tiriamo fuori e andiamo a chiuderci subito con una maglia bassissima. In questo caso questo punto si chiama appunto catenella. Proseguiamo così per tutto il giro, quindi andiamo nel punto, nel foro adiacente, peschiamo il filo da sotto con l'uncinetto, è un po' tricky perché come vedete non passa così agevolmente, figuriamoci con un uncinetto più grande, ecco fatto, e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Il segreto in questo passaggio è di restare morbidi, quindi non tirate i punti ma lasciateli morbidi e soprattutto considerando che ci stiamo avvicinando all'angolo e dobbiamo appunto crearci una buona base di lavoro. In questo caso anche ci lasciamo un po' di filo, restiamo morbidi e punto su punto andiamo a crearci i nostri punti catenella di base. Eccoci all'ultimo punto da eseguire. Lo eseguo, ecco fatto. Abbiamo terminato l'aggancio. Cambiamo l'uncinetto, quindi sfilo il 2,5 e mi prendo il 5. Inserisco il 5. Vado ad eseguire una catenella in questo modo e mi preparo già il secondo capo. Allora da questo momento in poi noi dovremo fare un giro di punti bassi con degli aumenti sugli angoli. Dove fare gli aumenti? Allora vi faccio vedere così cerco di essere più chiara possibile. Vedete il laterale è composto da 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 fori. Nel foro centrale
quindi nel quarto noi non andremo ad aumentare, ecco perché io ho messo prima i marker. Quindi questo è il foro dove non andremo ad aumentare, naturalmente specularmente, quindi anche di qua sarà la stessa cosa. Quindi qui faremo un punto basso. Da questo punto in poi andremo a realizzare 4 aumenti, quindi un aumento, 2 aumenti, 3 aumenti, 4 aumenti. Stesso dalla parte opposta, un aumento, 2 aumenti, 3 aumenti, 4 aumenti. Dove mi trovo ora è il punto centrale e quindi anche qui un aumento, 2 aumenti, 3 aumenti, 4 aumenti, un aumento, 2 aumenti, 3 aumenti, 4 aumenti. Il resto è un punto basso in ogni punto che ci troviamo disponibile. Vi faccio intanto vedere i primi e andiamo ad incorporarci anche il filo di il secondo capo. Quindi questo è il punto 0, ok? Ci andiamo ad inserire subito nel nostro punto 0 in modo da sistemarci subito la faccenda. Ci inseriamo, prendiamo il secondo capo del filo, spero che si veda, ce lo portiamo dietro. A questo punto possiamo prendere entrambi i nostri fili di lavorazione e ci chiudiamo con una maglia bassa. Se avete volete essere più sicuri, potete già marcarla, giusto per non confonderci. Alla fine è un'operazione che richiede sempre pochissimo tempo. Fatto ciò, abbiamo da fare i nostri primi 4 aumenti, quindi ci andiamo ad inserire con l'uncinetto sotto i nostri punti catenella e andiamo a eseguire una maglia bassa e una seconda maglia bassa. Secondo aumento di 4, una maglia bassa e un'altra maglia bassa. Anche qui ci sarà un po' da lavorare con le dita, anche perché è un po' complesso far passare l'uncinetto. Terzo aumento, quindi un punto basso, un altro punto basso. Dobbiamo fare il quarto e ultimo aumento, quindi passiamo un punto basso e un altro punto basso. Ecco qua. Quindi abbiamo fatto i nostri primi aumenti. Ora non ci resta che proseguire punto su punto. 1, 2, fino ad arrivare al quarto punto dal marker. Quindi buttate un occhio. 1, questo è il punto 0, quello dove andrà fatto solo un punto singolo, 1, 2, 3 e 4, quindi noi sappiamo che qui andrà fatto l'aumento. Proseguiamo a maglie basse fino ad arrivare a questo punto e poi ci facciamo i 4 aumenti, un punto basso, altri 4 aumenti, punti bassi fino ad arrivare qui e qui faremo un aumento, un aumento, un aumento e un aumento. Arrivati a fine giro, togliamo il marker. Invece di cominciare giri nuovi, continueremo a lavorare a spirale. Ora faremo 2 giri di maglia bassa in costa, senza aumentare, quindi punto su punto. Andiamo a prendere la costina ed eseguiamo una maglia bassa. Punto successivo, costina, una maglia bassa. Costina sempre retro, quindi non verso di noi. Punto successivo, una maglia bassa. Così per 2 giri. Eccoci giunti alla fine dei nostri 2 giri di maglia bassa in costa. Senza fare chiusure andiamo ad eseguire un punto basso nel punto successivo, quindi nel primo punto di fatto del terzo giro. Ce lo andiamo a marcare in pro forma perché ci servirà soltanto per l'avvio del secondo giro. Da questo punto in poi saltiamo questa maglia
e andiamo in quella successiva. Non prendiamo il punto sotto le catenelle, ma quello ancora sotto. Quindi ci puntiamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, lo estraiamo e facciamo un punto lungo. Questo è il punto canestro, un punto lungo. Concludiamo questa piccola sequenza andandoci a puntare da dove siamo venuti. In questo caso volutamente ho marcato la parte della catenella, della maglia bassa, perdonatemi, perché almeno sappiamo dove andarci a puntare, ovvero alla base del punto basso che abbiamo iniziato per la sequenza. Quindi vedete proprio c'è proprio lo spazio e io mi punto qui ed eseguo una maglia bassa. Ecco fatto. Fatto questo, andiamo a realizzare una maglia bassa nella maglia successiva che ci viene proprio indicata. Ecco qua. E ripetiamo la stessa operazione, quindi saltiamo la maglia successiva, andiamo a visionare la seconda maglia e scorriamo fino all'inizio del punto. Tiriamo ed eseguiamo un punto canestro. Vedrete questo punto allungato. Concludiamo la nostra sequenza puntandoci da dove siamo venuti, quindi questa è la maglia bassa e questo è il foro della base della maglia bassa. Quindi ci ripuntiamo qui e chiudiamo la nostra sequenza. Lo rivediamo ancora una volta. Realizziamo una maglia bassa nella maglia successiva, ecco fatto, dopodiché saltiamo la maglia immediatamente successiva per prendere visione della seconda, non ci puntiamo qua, ma scorriamo tutto il punto e ci puntiamo alla base. In questo modo andiamo a realizzare un altro punto canestro. Concludiamo la nostra sequenza puntandoci, tornando da dove siamo venuti, quindi questo è il punto basso di inizio sequenza, ci ripuntiamo alla base dello stesso, eseguendo un punto basso. Andiamo ancora avanti, eseguiamo una maglia bassa nella maglia successiva e qui saltiamo la maglia successiva, ci puntiamo nella seconda, ma prendiamo tutto il punto per il nostro punto canestro. Quindi finito il punto canestro torniamo indietro alla base del punto basso eseguito in partenza. Questo è il procedimento che dovremo adottare per tutto il giro. Siamo arrivati all'inizio del giro. Come ci comportiamo? Anche qui non si chiude, lavoreremo sempre a spirale. Andiamo a realizzare la prima maglia bassa della sequenza. Dove la andiamo a realizzare? Per orientarci basterà seguire il punto canestro. Vedete, questo è il punto canestro. Nella maglia precedente noi ci andiamo a puntare con la maglia bassa. Ecco fatto. Ora dobbiamo andare ad eseguire un punto canestro. Per individuare dove andarci a inserire, basterà saltare il punto canestro, quindi nella maglia precedente il punto canestro andiamo a realizzare la maglia bassa, saltiamo la maglia del punto canestro, nella maglia immediatamente successiva scorriamo fino alla base del punto. Qui ci andiamo ad inserire e andiamo a chiuderci con il punto canestro. Come precedentemente detto, andiamo a ripuntarci da dove siamo venuti, quindi alla base del punto basso iniziale. Vi faccio vedere un altro punto. Punto canestro, maglia precedente, ci inseriamo con una maglia bassa, saltiamo il punto canestro, maglia successiva, ci inseriamo alla base del punto. Torniamo da dove siamo venuti.
questo è il punto di lavorazione di tutta la nostra borsa. Ricordatevi di rivoltare la lavorazione sul fondo stesso in modo da lasciare che questa resti la parte visibile del fondo e questa invece la parte che poi andrà foderata, quindi tutto l'interno. La borsa si svilupperà naturalmente in quest'altro verso. Quindi questo è il procedimento che dobbiamo adottare per tutti i giri fino a raggiungere l'altezza desiderata. Vi faccio sapere tra poco quanto l'ho fatta alta io. Io sono salita di circa 23 centimetri. Adesso voglio andare a stringere leggermente il lavoro e anche a creare un po' di rifinitura. Per farlo mi realizzo 2 giri a maglia bassissima in costa, senza catenelle, senza chiusure, senza niente. Quindi dall'ultimo punto che abbiamo fatto dell'ultimo giro, vedete io sono proprio in concomitanza dell'inizio del mio giro, vado semplicemente a prendere con l'uncinetto la costina del punto successivo. La prendo e la chiudo direttamente, eseguendo di fatto una maglia bassissima. Me la vado anche a marcare per essere ancora più sicura di andare a completare perfettamente 2 giri. Ecco fatto. Ecco fatto. Quindi mi dirigo nella successiva maglia, prendo solamente una costina, faccio passare il filo e lo prendo tutto insieme in una maglia bassissima. Punto successivo, costina, maglia bassissima, punto successivo, costina, maglia bassissima. Andiamo avanti in questa maniera per 2 giri. Terminati i 2 giri di maglia bassissima in costa, ho già applicato il primo manico. Vi faccio vedere come si presenta. Ora vediamo insieme come andare ad applicare il secondo e poi passiamo alla fodera. Intanto, primo passaggio, ricavare il centro, perché i manici vanno applicati al centro della nostra borsa. Modo più semplice per ricavare il centro è quello di andare a misurare la lunghezza della nostra borsa e andare poi ad adattare, a centrare il manico. Nel mio caso ho un 33 cm ed ho un 13 cm di asticella, quindi la parte interna del mio manico misura 13 cm. Con 1 e 2 arriviamo a 15, centrando perfettamente il mio manico nel lato della borsa. Io mi trovo 9 cm da un lato e 9 cm dall'altro. Ho messo i marker naturalmente per non perdere il segno e vi invito a fare lo stesso. Vi basterà, qualora aveste dimensioni differenti sia di borsa che di manico, andarvi a misurare la lunghezza e poi magari con il metro davanti andarvi a fare le vostre prove. Una volta individuata la distanza giusta dai bordi, ve la andate a marcare misurandola di nuovo. Dunque, arrivati a questo punto, prendiamo la fettuccia pandoro e la doppiamo come sempre, quindi continuiamo la nostra lavorazione a 2 capi e andiamo intanto ad inserire l'uncinetto sotto ai 2 giri, quindi tra l'ultimo giro lavorato e i 2 giri di maglia bassissima in costa. Inseriamo solamente l'uncinetto perché il cappiettino lo faremo passare dall'altro lato. Passato il nostro cappio, andiamo ad incorporare il manico con una catenella in questo modo. Ora abbiamo ancorato il manico alla lavorazione. Andiamo a fare una serie di punti bassi coinvolgendo naturalmente anche la nostra asticella di legno. Andiamo nella successiva maglia, inseriamo l'uncinetto, facciamo passare l'uncinetto sotto l'asticella e riacchiappiamo il filo in questo modo e chiudiamo con un punto basso. Ovviamente i primi punti saranno un po' particolari perché non è ancora del tutto fissata l'asticella, la lavorazione è normale che uscirà un po' via, scapperà un po' via. Andiamo nel terzo punto, passiamo sotto l'asticella di legno e andiamo a riprendere il filo,
torniamo da dove siamo venuti e ci chiudiamo con una maglia bassa. Questo procedimento lo porteremo avanti fino al completamento dell'unione tra l'asticella di legno e la lavorazione, in concomitanza naturalmente, se l'avete messo in precedenza, del marker. Per andare a realizzare la fodera di questa borsa procederemo in un modo un po' differente rispetto alle ultime pochette che avete visto. Quelle infatti venivano foderate semplicemente tagliando una sagoma, andando a ripiegare tutte le estremità e cucendo a mano. In questo caso invece andremo a creare una sorta di sacchettone che poi andrà cucito naturalmente anche alla borsa, ma che avrà bisogno di un paio di cuciture per essere assemblato. Queste cuciture potranno essere effettuate a mano o a macchina a vostra discrezione. Vi faccio vedere intanto come regolarsi con le misure. Dobbiamo creare un sacchetto che possa andare bene per le nostre misure. Ci possiamo iniziare intanto a regolare dal fondo che abbiamo utilizzato. Io ho utilizzato un fondo 30x10, ma comunque la borsa è leggermente più larga, anzi no, più lunga dei 30 cm. Infatti ho detto prima che mi misura 33. Una volta stabilito che un lato misura 33, lo vado a raddoppiare. Quindi già so che di base mi serve una stoffa che arrivi a 66 cm. Naturalmente il principio del lasciamoci qualche centimetro in esubero vale anche qui, quindi direi 66, andrei direttamente a 70. Quindi nel mio caso mi servirà un pannello di stoffa lungo 70 cm. Questo per andare a avvolgere tutta la circonferenza della mia borsa con anche un pochino di avanzo, in modo da poter rifinire correttamente la parte dove poi si congiungeranno i due lembi. Parlando invece di altezza, all'altezza della nostra borsa andiamo a sommare anche il fondo. La mia bag misura 25 cm. Vado ad aggiungere a questi centimetri i 10 del fondo, siamo a 35. Mi lascio come sempre qualche centimetro di esubero, sia perché considero il fatto che poi andrò a ripiegare la mia stoffa per cucirla al corpo borsa, sia per il fatto che comunque magari a livello di fondo, qua giù, quindi potrebbe servire quel centimetro in più per andare a coprire. Vedete, la borsa comunque un pochino si allarga, non rimane stretta in questo modo, non è fissata, quindi avere quel centimetro in più per parte di stoffa renderà sicuramente più stabile la nostra fodera e avremo molti meno problemi una volta che andremo a riempire la borsa con le nostre cose. Quindi, ricapitolando, 25 cm, io aggiungo altri 10, 35, arrotondo nel mio caso a 40, in modo da essere matematicamente certa di avere uno scampolo di stoffa più che sufficiente. Quindi, a conti fatti, nel mio caso, quindi con le mie misure, avrò un pannello, andrò a tagliare un pannello di stoffa dalle misure 70 per 40. Per effettuare la prima cucitura ci posizioniamo con la nostra stoffa sul diritto. Dopodiché la andiamo a chiudere su se stessa e quindi in modo da trovarci con il rovescio verso di noi, in questo modo, e la prima cucitura che andiamo ad effettuare sarà in questo modo, quindi andiamo ad unire le due estremità. Una volta realizzate le nostre cuciture abbiamo già il nostro sacchetto, dobbiamo però occuparci del fondo. Andiamo quindi a pizzicare gli angoli fino a raggiungere complessivamente un'altezza di 10 cm, che è quella del nostro fondo. Una volta raggiunta l'altezza gradualmente di 10 cm del lato lungo del nostro triangolino, andiamo a tracciarci
un segnetto e andiamo ad effettuare una cucitura in questo modo. In questo modo, da un angolo e dall'altro. Una volta effettuate le nostre ultime 2 cuciture, possiamo scegliere se tagliare questi angolini che comunque ci vanno a creare un po' di spessore, oppure se lasciarli. Bisogna vedere, è un po' soggettivo anche in base alla quantità di tessuto che vi avanza, che vi compone il triangolino. In ogni caso il nostro sacchetto è pronto. Andremo ad inserirlo dal rovescio, quindi in questa maniera, perché poi visualizzeremo l'interno della borsa dal dritto. In questo modo cerco di simulare quanto più possibile. Ecco fatto, vedete? In questo modo abbiamo la nostra cucitura, guardate com'è comunque molto rifinito. Volevo farvi vedere però come si presenta il sacchetto, perché questa tecnica molto semplice potrà tornarvi utile e senz'altro su questo canale ci tornerà utile per realizzare altri progettini interessanti che riguardano proprio delle borse. Vedete? Guardate com'è carino, com'è rifinito, com'è lineare, com'è pulito il nostro sacchetto. Noi lo utilizzeremo naturalmente al contrario, perché le fodere vanno lavorate proprio in questa maniera. Adesso che vi ho spiegato come realizzare la fodera, la andiamo a calzare nella nostra bag. Possiamo sia misurare la nostra borsa, tracciare la nostra misura in questo modo e capire quanti centimetri ci avanzano per fare il nostro risvolto, oppure andiamo semplicemente a calzare con la cucitura centrale che rimane al centro più o meno del nostro fondo, andiamo a calzare la fodera, ecco, nella nostra borsa. Fatto questo, possiamo iniziare a risvoltare per capire più o meno qual è un'altezza che ci può piacere. Nel mio caso direi di fermarmi qua, e una volta stabilito il numero di centimetri che ci garantisce una perfetta altezza, andiamo semplicemente a ripiegare tutta la nostra fodera alla stessa altezza. Naturalmente ci aiuteremo poi con il centimetro per essere quanto più precisi possibile. Andremo a ricalzare la nostra fodera alla borsa con le pinze, come vi ho mostrato nel tutorial precedente, e pian pianino, con la solita tecnica del punto sulla fodera e punto sul cordino, andiamo ad incorporare, cucendo a mano, tutta la fodera alla nostra bag. Ecco come si presenta la nostra borsa terminata. Guardate che meraviglia! Ho cucito la fodera con ago e filo a mano, come vi ho mostrato in precedenza. Guardate che carino questo sacchetto, com'è funzionale, com'è rifinito nella sua semplicità. Questa borsa è senz'altro una perfetta alleata per tutti i giorni. Cosa ne pensate voi? Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essere stata chiara nelle spiegazioni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e vi invito come al solito ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito anche come sempre a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Vi do appuntamento al prossimo tutorial e vi auguro una fantastica settimana.